Ma che si va a fare a Bergamo Alta? Si va? Facciamo un cammino nuovo. Oggi cammino nuovo, perché a Bergamo partono almeno 3 cammini, che io sappia. La via Mercatorum, la via Priura e, e dal fine 2021 anche il cammino di Carlo Magno, con 3 nuove tappe. Allora, vi siete iscritti al canale? Iscrivetevi! Iscrivetevi! C'è anche un quarto cammino, l'Alta Via delle Grazie, e se avete bisogno del timbro dovete chiederlo qua. Oh, eccoci a Bergamo Alta, Porta San Giacomo, e a Bergamo partono ben 4 cammini: la via Priura, la via Mercatorum, l'Alta Via delle Grazie e il quarto e ultimo cammino, che è quello che cominceremo noi oggi. Ve lo diciamo più avanti qual è. Porta San Giacomo. Buongiorno, dai due in cammino. Anno nuovo, cammino nuovo. Abbiamo appena finito il cammino dei Navicelli e ora nel 2022 iniziamo Carlo Magno, il via di cammino. Carlo Magno. Per cui siamo a Bergamo, dietro noi c'è il Duomo e la Cappella Colleoni, e oggi iniziamo la prima tappa del cammino di Carlo Magno, che è stato recentemente prolungato da Bergamo, aggiungendo 3 tappe. Sì. Sono 180 km da Bergamo fino a Ponte di Legno, per cui si attraverserà Bergamo, la Val d'Argon, la Val Cavallina, la Val Borlezza e infine Val Camonica, e si salirà. Noi abbiamo già fatto la Via Valeriana, se volete vi lasceremo sotto il link in descrizione con tutte le tappe, e anche oggi siamo in 3 e vedremo se come per la Via Valeriana aumenteremo durante il cammino. Lo speriamo. Vabbè, buon cammino. Allora, stiamo lasciando Piazza Mercato delle Scarpe e in discesa verso Via del Pozzo Bianco. Per la visita approfondita di Bergamo vi mandiamo al video apposito che abbiamo fatto, perché altrimenti questo video della prima tappa di Carlo Magno viene lungo un'ora, per cui vi lasceremo qui sotto in descrizione il link alla visita di Bergamo Alta. È pieno di pennuti. Il serio. Che va giù a buttarsi nell'Adda, se non ricordo male. Noi abbiamo anche visto la foce del Serio mentre abbiamo disceso l'Adda in kayak. La chiesa vecchia di San Pietro a Scanza Rosciate.
biglietto d'ingresso all'antico lazzaretto di Scanzo Rosciate. E noi si comincia a salire, perché da qui la tappa cambia radicalmente, si abbandona l'ambiente urbano e si sale in collina e poi si arriverà fino a fine tappa nel verde. Però si era detto che si saliva, no? Era in alto, si vedono le vigne, perché qui a Scanzo Rosciate è la città del moscato di Scanzo, di OCG. Non avevamo visto ancora una vigna, ci chiedevamo dove accidenti lo producesse questo moscato di Scanzo. È una bella salita, eh? Un attimo fa eravamo là sotto e mica è finita. Che buono, Vedete magari? sono cereali bio, che buoni. Qualcuno dice anche di Anche là. l'altro. Guarda come sono più rotondi che lunghi. Ma che roba! La Madonna, non hai mai mangiato una galletta? Non ho mai mangiato una No, galletta? evidentemente no. Posso vuoi dargli una carezzina? Dai. Certo, cresce dalle carezzine. La chiesina degli Alpini sopra Scanzo Rosciate. Adesso cerchiamo il tavolino, eccolo là, il tavolino per pranzare. Prima pausa pranzo sulla via di Carlo Magno. Siamo alla chiesina degli Alpini sopra Scanzo Rosciate, ci sono i tavoli di cemento Belli. con le panchine, oggi sono a sole, per cui se passate di qua verso mezzogiorno vi consiglio di fermarvi a mangiare. Buon appetito! Appetito. Là in fondo dritti davanti a noi si vede Bergamo Alta, da dove siamo partiti questa mattina e abbiamo fatto un bel pezzo di strada, che ne dite? E ora si va in direzione del Monte Bastia. Io penso che si pronunci Bastia come la città della Corsica, a meno che sia Bastia, chi lo sa. Ciao asinello! Asinello vecchietto! E siamo arrivati in un punto tristemente noto del cammino. La Tana del Boia, qui dove venivano impiccati i pellegrini che non camminano abbastanza velocemente. C'è della capoccia. Ci faccio entrare io la capoccia. Corri, corri! Va bene, andiamo. I pellegrini alle mie spalle mi dicono di immaginare d'estate come deve essere bello camminare sotto queste piante tutte piene di foglie in una navata verde praticamente. Allora, le porti a camminare d'estate c'è un caldo, li porti a camminare d'inverno c'è un freddo e dicono che d'estate è più bello. Oh, ma non sono mai contenti sti qua, eh. Ok, siamo scesi, noi stavamo cercando la forcella del Cagnolo, ma i cartelli ci dicono CDA, sono i cartelli per imparare l'alfabeto, non sono i cartelli indicatori dei sentieri questi. No, comunque dritti di lì. Ok, mentre là in fondo stanno guardando il fango, vi faccio vedere che qua dopo il Monte Bastia ci sono nuovi tavolini per se volete fermarvi per la sosta, sono nuovi questi. Non ci sono
veloce, dai, su, scendete correndo così non scivolate. È come se fossero degli sfasciumi. Sti camminatori della domenica, ma oggi è sabato. Siamo a Valbona e quella lassù in alto, anzi quella lassù davanti a noi è Villa Valbona del XV secolo, mi pare, passata in mano diverse volte. E ora proseguiamo. Questa è un po' nuova come chiesa. Siamo in località Casotto e ora c'è la salita a Torre dei Roveri, poi al Monte San Giorgio e infine l'arrivo a San Paolo d'Argon. Sono ancora 235 metri di salita. Siete contenti, Pensavate che ora toccasse solo il piano o la discesa? Diciamo, esci con noi si inventa una scusa. Davvero, mi porti in palletta. Ma cosa vedo laggiù in fondo? Vedo il guado del torrente Zerra, Che bello, che negli anni ha messo a dura prova fior di pellegrini. E cavoli, adesso è da ridere, guarda che puzza. No, c'è una passerella, non vale. Il guado del torrente Zerra reggerà la passerella? Ok, lei ce l'ha fatta, ma forse Tarcisio no. Ce la faremo? Tarcisio sai nuotare tanto, no? Di sicuro, nuotatore professionista. Adesso noi si sale su di qua. Questo è il torrente Zerra, guarda che carino. Che scena bucolica. È una bella salita, con le Torri dei Roveri. Qui è scivoloso, che appena cominciato a sghiacciarsi e si è trasformato istantaneamente in fango. Guarda che bella questa linea di cipressi che scende lungo la collina. Sembra di essere in Toscana. Una volta tanto di cagnolini amichevoli. Si fanno accarezzare, Giulia. Specialmente il bulldog francese. Guarda, vieni qua. Vieni. Ehi. Guarda, anche ti lecca anche. No, vengo da quel casellario. Scusa, è un bulldog francese così tenuto ti pare abbandonato. Dai, tornate a casa. Allora, di là la bergamasca. E di qui ulivi, cipressi, rocce. Di qui c'è la francigena toscana. Molto bello questo pezzettino. Disegnare qui in Italia. Visto che c'è il castello mediceo a Melegnano, niente, quella salita a Torre dei Roveri molto bella. Qui l'ennesimo roccolo per la caccia. Ok, qui c'è un cancelletto. Abbiamo chiesto il permesso di passare, ce l'hanno dato. E si scende dall'altra parte per seguire la traccia GPS, altrimenti bisogna fare un giro molto lungo. Ecco qua, noi ora passiamo giù in paese e passiamo dalla chiesa di San Gerolamo, poi c'è l'ultima salita e poi la discesa a San Paolo d'Argon. C'è Torre Nieri in Val d'Orcia e poi c'è Torre dei Roveri tra Val Seriana e la Val Cavallina, dove siamo ora sulla via di Carlo Magno, i paralleli dei cammini. La chiesa di San Gerolamo. E anche questa ha campanile separato dalla chiesa, come in Veneto e Friuli. Bella, però è chiusa. Ci aspetta l'ultima salita della tappa odierna, i 170 metri in direzione della chiesa di San Giorgio, che però non raggiungeremo perché devieremo prima per il paese di San Paolo d'Argon. Qua siamo nel Plis delle Valli d'Argon. Si sale di qua, dove è ancora ghiacciato. Siamo a quota 400 metri sul livello del mare
Abbiamo finalmente scollinato sotto di noi San Paolo d'Argon. Vediamo cosa dicono i cartelli. Di là San Giorgio, di qua Santa Maria d'Argon o d'Argon, che neanche il nostro bergamasco di fiducia ha saputo chiarirci la pronuncia, e di giù e di là la Val d'Albano, da cui siamo saliti. E noi ora dobbiamo scendere in paese. Giulia per testare le scarpe nuove la farà tutta di corsa, in discesa. Vai! Vai, trail runner, corri! Farlo per gli spettatori, per gli utenti del canale. Corri! Ed ecco il Tarcisio che la ostacola in tutti i modi per non farla passare. La rivalità è accesa, ma Giulia con uno scatto felino e le sue nuove scarpine riesce a passare avanti. Eccoci arrivati alle pagine del paese. Piaciuta la prima tappa? Certo. È che è un po' strano perché parti dal salotto buono di Bergamo in città alta Ti ritrovi col palo. e arrivi tutto infangato a San Paolo d'Argon o d'Argon. Guarda, in paese chiediamo come si pronuncia, così tanto per curiosità nostra. Eccola, il paese. Meno male che non abbiamo fatto il contrario, perché arrivare tutto impaltato Cioè, Bergamo non ci nel può salotto andare. buono di Bergamo